Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. In questo video vi raccontiamo il nostro viaggio che abbiamo fatto a Budapest. Abbiamo pagato solo 4,99 € ciascun volo. E in questo periodo tantissime compagnie low cost stanno facendo moltissime promozioni di questo tipo, quindi date un occhio sempre ai vari siti e controllate, prenotate. Infatti abbiamo approfittato di questa offerta, abbiamo prenotato per un'altra destinazione allo stesso prezzo che dobbiamo fare questo fine mese. Se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina e iscrivetevi sul nostro canale. E ora vi lasciamo al nostro video di Budapest e quindi enjoy the video e ci vediamo presto. Ho trovato questo posto che si chiama Caravan, è pieno di furgoncini che specializzati in street food e hanno un botto di cibo tipico ungherese. Abbiamo preso questa specie di pizza che si chiama Langos, fast food molto conosciuto qua a Budapest. Buongiorno ragazzi, oggi è il primo giorno effettivo e stiamo andando a fare colazione a New York Café, che è il bar caffè principale di Budapest, che è risalente all'800, e dicono si debba prenotare, ma adesso verificheremo, vediamo se ci saranno due posti. Considerato il caffè più bello del mondo, è stato aperto la prima volta nel 1894, si trova in una struttura che ospitava un imponente edificio. I prezzi sono un po' alti, un po' più alti della media, Che tutto ciò ci è costato sui 20 euro, quindi 10 euro a testa. ma la location giustifica appunto il prezzo. La moneta locale del fiorino ungherese, che corrisponde a circa un euro, sono 360-370 fiorini. Vi conviene il cambio valuta appena arrivate in centro, perché i tassi sono un po' più favorevoli. Siamo sul tram, sono 4, andiamo verso il bastione dei pescatori. Oggi siamo a visitare il primo monumento della città, che è il Bastione dei Pescatori. È diventato una sorta di attrazione importante per il turismo di Budapest. Si gode di una vista spettacolare su Budapest, Parlamento, anche Ponte, il Danubio. Si trova nel distretto di Buda e per arrivare è semplicissimo coi mezzi. Se vi trovate a Pest basta prendere il tram 4 o 6. Per salire e vedere le torri c'è un piccolo passaggio, si paga 3,50 a persona, invece se siete studenti pagate solo la metà. Budapest è in realtà il nome composto di due città che erano Buda e Pest. Buda è la parte antica dove ci troviamo noi adesso e Pest è invece la zona più moderna della città. Dopo aver visitato il Bastione dei Pescatori e aver visto la chiesa di Mattia, andando a vedere il castello di Buda. Il Bastione dei Pescatori viene preso d'assalto a una certa ora, che è un posto molto fotografabile. Venite la mattina presto, così vi fate le foto in totale tranquillità. Il castello dovrebbe essere là in cima, quindi manca davvero poco. Dovevamo visitare il ponte delle catene, ma come vedete ci sono lavori in corso. E quindi è chiuso e non si può attraversare. Questo era il palazzo reale usato dai re ungheresi, costruito a più riprese, parte iniziale addirittura risalente al XIII secolo. I giardini del castello sono pubblici, si possono visitare gratuitamente, mentre l'interno a pagamento costa 10 euro. Stiamo visitando le mura del castello, adesso cerchiamo di visitare i giardini. Il castello è molto più grande di quanto pensassimo. Al castello, se volete poi scendere giù verso il ponte o verso la parte bassa comunque della collina, c'è la funicolare che fa un sali e scendi e costa 1400 fiorini, che sono 3,40 €, 2000 se fate andata e ritorno. Poi andiamo al mercato centrale di Budapest e mangeremo.
Questo qua dietro è il famoso tunnel che potete salire su verso la collina dove c'è il castello, e lì invece c'è la funicolare. E questo in maniera avvicinata è il famoso ponte delle catene. Al castello abbiamo preso il tram numero 19, o potete prendere anche il 47, che vi porta di fronte al Liberty Bridge, che adesso attraverseremo a piedi per arrivare finalmente al mercato. Siamo al mercato centrale. Sotto trovate prodotti ortofrutticoli, sopra trovate abbigliamento e vestiti, e che è la parte dedicata al buffet e alla ristorazione. Ora stiamo pranzando. Ho preso un goulash tradizionale fatto con riso e patate, sembra buonissimo, di pane e la paprika che non può mancare ovviamente in Ungheria. Mentre Claudia si è presa questo stufato di patate con una crema di formaggio sopra, insalata greca e una salsiccia tradizionale. Per questi piccoli piatti mi hanno speso 40 euro quasi, 37,28 euro, 11.930 fiorini. Mi sembra un po' altino ovviamente, essendo un posto turistico così, ma abbiamo camminato tutta mattina, tutto il giorno, e abbiamo visitato un botto di monumenti, quindi eravamo strafamati. Anche stamattina abbiamo mangiato pochissimo, quindi ci doveva proprio essere un pranzo così. Direi che mi piace, non è male. Il goulash, la carne è molto morbida. Ho preso solo con riso e patate, ma non sapevo come si mangia in modo tradizionale, quindi se sapete qualcos'altro in più scrivete nei commenti. Questa è la nostra camera da gioco. L'abbiamo preso in una specie di hotel, in realtà è una corte con vista al giardino. Già, e con questo abbiamo provato tutti i mezzi, tram, metro e pullman a Budapest. Manca solo il taxi. Sono 3 fermate verso qua e poi siamo al Parlamento. Devo dire che i mezzi qua sono davvero velocissimi, molto efficienti, passano ogni 3-4 minuti. Sono le scale più veloci che ho visto. Tutti i video, in tutte le foto che vedete di Budapest c'è sempre questo monumento. È il simbolo dell'Ungheria e rappresenta la sede dell'Assemblea Nazionale. Si può anche visitare al suo interno, il biglietto costa circa 9 euro. Ci sono delle visite programmate a seconda dell'orario e si può visitare se accompagnati da una guida. 96 metri, esattamente come la Basilica di Santo Stefano. Siamo nella Fashion Street di Budapest, la via con più negozi e più ristoranti e più bar della città, via più mondana che ci sia. Adesso siamo affamati, quindi si va a cenare. Siamo un po' stanchi, abbiamo visitato un po' di roba oggi, ma c'è anche domani. Buongiorno ragazzi, stiamo andando a prendere la metro per andare a vedere Piazza degli Eroi, che è la piazza principale della città di Budapest. Abbiamo fatto già check-out all'hotel perché oggi partiamo alla sera tardi, quindi abbiamo tutto il giorno, la mattina, pomeriggio, per fare gli ultimi giri e visitare quello che ci manca. Siamo alla Piazza degli Eroi, una delle piazze più importanti di Budapest. Questa piazza ha un significato molto particolare per l'Ungheria, per gli ungheresi, omaggia i 7 padri fondatori dell'Ungheria. La prima cosa che vedete al centro è il monumento del millennio, un commemorativo, un omaggio a tutti quegli eroi che si sono battuti per l'indipendenza dell'Ungheria. Un alto pranzo con questa frittellona Hungarian style, con bacon e formaggio e cipolla. L'attrazione ragazzi di Budapest è questa basilica, che è la basilica di Santo Stefano, costruita fino all'800 e ultimata nel 1905. Si trova in pieno centro storico, vicinissima al Parlamento. Non entriamo perché non abbiamo tanto tempo, però volevamo vederla. Si approfitta per lavarsi le scarpe dopo le varie camminate. Guarda che roba! C'era proprio un cappuccino davanti al Parlamento. Siamo stati stanchi da tutte ste camminate, davvero bella Budapest. Iscrivetevi al nostro canale per vedere i nostri prossimi viaggi. A presto!